Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, il mio nome è Patricia e oggi vi parlerò di come viaggiare con il vostro amico a quattro zampe. La scorsa settimana vi ho parlato di vari procedimenti per poter adottare oppure acquistare un cucciolo in Corea. Questa settimana invece vi parlerò dei documenti necessari per poter portare con voi il vostro cucciolo quando viaggerete all'esterno oppure all'interno della Corea. Decidere di accogliere un cane nella propria famiglia è una grande responsabilità. Da un lato ci sono i giochi, le coccole, ovviamente tante gioie, però dall'altro lato ci sono anche molte preoccupazioni. Una di queste, per esempio, è quando volete viaggiare. Cosa fate? Lo portate con voi? Oppure lo lasciate in qualche struttura che se ne prenda cura per voi mentre voi non ci siete? Oppure lo lasciate a un vostro parente, a un vostro amico? Bene, oggi vi parlerò della procedura che dovete seguire se volete portare il vostro cucciolo con voi. Quando volete viaggiare e avete un cane con voi, ci sono parecchi fattori da tenere a mente. Dovete sempre preoccuparvi di avere i documenti in regola e aggiornati, in modo da poter portare con voi il vostro cane senza avere nessun problema. Indipendentemente dal metodo di viaggio, i documenti saranno gli stessi. Tuttavia, se decidete di prendere un aereo, ci saranno degli accorgimenti in più da fare. Dovete preoccuparvi dei documenti in base alla vostra meta, dovete preoccuparvi del biglietto aereo e quindi accertarvi che il cane possa viaggiare con voi e dovete accertarvi che il vostro trasportino sia a norma con le dimensioni e con il peso. La cosa più importante sono i documenti. Dovrete quindi informarvi sulle regole di importazione degli animali nel paese in cui vi recherete. La procedura per ricevere questi documenti non è complicata, i documenti non sono molti, tuttavia la procedura richiede parecchio tempo. Se decidete di volare, dovete trovare una compagnia aerea che effettui il trasporto di animali, perché non tutte le compagnie aeree accettano animali a bordo. Dovete anche decidere se volete portare il vostro cane con voi in cabina oppure metterlo in stiva. Ogni compagnia aerea ha le proprie regole, quindi dovrete accertarvi per ogni compagnia aerea quali sono le regole che dovete seguire. In particolar modo dovete prestare attenzione alle dimensioni e al peso massimo del trasportino. Il peso massimo del trasportino è dato dal peso dell'animale più il peso del trasportino e in genere la maggior parte delle compagnie accetta massimo 8 kg in cabina. Ci sono però alcune compagnie che accettano solo 7 kg. Per quanto riguarda invece le dimensioni del trasportino, l'altezza massima del trasportino deve essere di 23, massimo 24 cm. La lunghezza e la profondità invece variano in base alla compagnia aerea. Il trasportino deve essere abbastanza grande da lasciare al vostro cagnolino lo spazio necessario per potersi alzare e girare. 23 cm in realtà non sono moltissimi per l'altezza. Tuttavia però il vostro cane riuscirà tranquillamente a muoversi e a girarsi. Oggigiorno ci sono dei trasportini molto belli e anche molto comodi. Si possono aprire i lati in modo che il vostro cane si possa stiracchiare e possa tranquillamente distendersi senza dover essere tutto raccomitolato. Le compagnie aeree sono abbastanza rigide nei controlli, sia per il peso che per le dimensioni, quindi mi raccomando state attenti a non sforare. Il trasportino deve essere morbido, non può avere le pareti rigide. Nel caso voi sforiate un pochino, ma il trasportino è abbastanza morbido da piegarlo, ve lo lasceranno passare. Le regole infatti dicono che il trasportino deve rimanere sotto il sedile davanti a voi per tutto il viaggio. Non potete tirare fuori né il trasportino né il cane dal trasportino. Ci sono però delle compagnie aeree che sono un po' più flessibili a riguardo. C'è chi vi lascerà tirare fuori il trasportino da sotto il sedile e vi lascerà aprire il trasportino in modo che il vostro cane possa tirare fuori la testa. E ci sarà qualcuno che magari vi lascerà anche tenere il cane sulle vostre gambe. Tuttavia, non tutti lo faranno, quindi non aspettatevi troppo. Quindi mi raccomando, prima di prenotare un biglietto, controllate scrupolosamente queste informazioni. Una nota importante che vorrei farvi è che quando voi prenotate il vostro biglietto online non potete anche prenotare il posto per il vostro cane. Per fare ciò dovete chiamare il service center. Chiamando il service center dovete comunicare il vostro numero di biglietto e dire loro che volete aggiungere un posto per il vostro cane. Il service center quindi controllerà se c'è disponibilità a bordo per poter ospitare il vostro cane. In cabina generalmente per ogni volo ci sono 5 posti e si dividono tra le diverse classi. Se non ci sono posti a bordo, il service center vi dirà che potete o cambiare la vostra prenotazione e quindi trovare un volo dove c'è la possibilità di mettere il vostro cane, oppure vi dirà che potete mettere il vostro cane in stiva. Tuttavia però i cani in stiva non sono accettati tutto l'anno. Generalmente infatti durante l'estate i cani in stiva non li fanno viaggiare per motivi di sicurezza. Prenotate quindi per tempo e chiamate il prima possibile. Dovete comunicare alla compagnia aerea che avete un cane massimo 24 ore prima della partenza, non più tardi, altrimenti non accetteranno il vostro cane. Dovrete inoltre informarvi se la compagnia aerea richiede documenti aggiuntivi rispetto ai documenti che dovete preparare per il paese d'arrivo. Ma ora parliamo dei documenti necessari. Per poter ricevere questi documenti dovete recarvi presso un veterinario abilitato al rilascio di documenti di viaggio. Questi documenti infatti devono essere rilasciati da un laboratorio di analisi riconosciuto dall'Europa. Se le analisi vengono fatte in un laboratorio non certificato, i documenti non saranno accettati e di conseguenza non potete entrare in Europa. Il cane deve avere il microchip, altrimenti non può uscire dal paese. Il microchip deve essere di tipo ISO, ovvero lo standard mondiale.
Se il vostro cane invece ha un altro tipo di microchip, o potete decidere di farne impiantare uno di tipo ISO, oppure potete decidere di portare con voi un macchinario per poter leggere il microchip al momento dei controlli. Inoltre dovrà essere vaccinato contro la rabbia. Molti paesi ancora non sono liberi dalla rabbia. Per questo motivo il cane deve essere vaccinato in modo da poter viaggiare senza portare in giro il virus. Il vaccino antirabbica deve essere fatto dopo l'impianto del microchip. Di conseguenza, se il vaccino è stato fatto dopo, potete passare allo step successivo. Se invece il vaccino è stato fatto prima, il veterinario vi dirà di fare un altro vaccino, ovvero il booster. Lo step successivo al vaccino, infatti, è il test degli anticorpi. Un mese dopo il vaccino, il veterinario dovrà fare un test per gli anticorpi in modo da verificare che il vostro cane abbia abbastanza anticorpi per poter viaggiare. Una volta fatto il test di anticorpi, dovete aspettare 90 giorni. Dopo questi 90 giorni potete uscire dal paese. Tuttavia, prima di prenotare il biglietto, io vi consiglierei di aspettare la chiamata dal vostro veterinario. Se il veterinario dice che il risultato degli anticorpi è positivo e che quindi ci sono abbastanza anticorpi per uscire, allora va bene, potete prenotare. Se invece vi dice che il test è risultato negativo, dovete fare un ulteriore booster e rifare il test degli anticorpi. Per fare questi documenti, infatti, ci vogliono 3 4 mesi, se no anche di più alcune volte. Quindi dovete decidere con largo preavviso se volete viaggiare o meno con il vostro cane. La storia però non finisce qua. Una settimana prima della partenza dovete recarvi di nuovo dal vostro veterinario. Il veterinario vi preparerà un certificato medico. Questo certificato medico attesterà che il vostro animale sta bene e può viaggiare senza problemi. Inoltre, se viaggiate in Europa, avete bisogno che il vostro veterinario vi firmi un altro documento. Questo documento attesta che il vostro animale verrà importato in Europa, ma non per scopi commerciali. Una volta ottenuti tutti i documenti dal vostro veterinario, dovete fare un ultimo step. Dovete quindi recarvi presso l'ufficio quarantena dell'aeroporto per ottenere il permesso per l'esporto del vostro cane. Per poter ottenere questo documento dovete portare con voi tutti i documenti medici ottenuti dal vostro veterinario, il biglietto aereo, il vostro passaporto, dovete portare con voi anche il vostro cane in quanto faranno un ultimo controllo al vostro cane per vedere se è in salute e dovrete portare con voi anche 10.000 won. Non dovete prenotare, basta che vi rechiate là e compilate l'application form e aspettate il vostro turno. Vi consiglio di andare là qualche giorno prima della partenza, non andate là il giorno prima, in quanto può succedere che alcune volte vi rimandino dal vostro veterinario per richiedere dei documenti in più. Se avete concluso tutti questi step, allora vuol dire che siete pronti a partire. Il giorno della partenza arrivate in aeroporto circa 3 ore prima, in modo da poter fare le cose con calma. Al check-in controlleranno il vostro trasportino, controlleranno i documenti e vi faranno anche firmare un modulo di consenso per il trasporto del vostro cane. Inoltre dovete anche pagare il biglietto aereo per il vostro animale. Quando fate chiamate per prenotare il posto per il vostro cane sull'aereo, vi diranno che al check-in dovrete pagare una somma. Questa somma varia in base al fatto che il vostro cane o è in stiva o in cabina e in più anche in base alla tratta. Generalmente i costi si aggirano sui 100-150 euro e alcune volte vi aggiungeranno se fate scalo anche la tassa di transito, che è allo stesso modo più o meno sui 150 euro. Una volta finito il check-in, potete entrare nel terminal. Durante i controlli di sicurezza vi chiederanno di tirare fuori il vostro cane e di farlo camminare con voi tramite il metal detector. Per questo dovete avere con voi anche il vostro guinzaglio. All'interno del terminal il cane non può camminare al guinzaglio, deve essere all'interno del trasportino. Certo, sicuramente accadrà che qualcuno porterà in giro il cane a guinzaglio senza curarsene troppo. E a vostro rischio e pericolo. Potete essere anche sgridati, come potete essere anche lasciati in pace. Dipende un po' dall'aeroporto e dipende dal personale. Come accennato prima, le regole di importazione variano da nazione a nazione. Di conseguenza è importante informarsi adeguatamente per ogni nazione in cui voi viaggerete, anche quelle in cui fate semplicemente scalo. Anche fare scalo significa importare il cane in quel determinato paese, nonostante non usciate dall'aeroporto. Se volete viaggiare in Europa, io vi consiglio di prendere un aereo che faccia scalo in Europa. Se invece fate scalo all'esterno dell'Europa, rischiate di dover preparare dei documenti aggiuntivi inutili, perché poi una volta che arrivate in Europa questi documenti non vi serviranno a niente. Preparate adeguatamente il vostro cane per questo viaggio. I voli intercontinentali sono molto lunghi e dato che il cane non può uscire dal trasportino, possono diventare veramente molto ansiosi. Se il cane inizia a fare rumore, se inizia ad abbaiare, a ringhiare, a piangere, a fare qualsiasi tipo di rumore che possa dare fastidio alle altre persone, le hostess prenderanno il vostro cane e lo metteranno nella stiva e dovrete anche pagare per questo. Di conseguenza, se sapete che il vostro cane non ce la può fare o se sapete che è estremamente ansioso, intanto iniziate ad addestrarlo 2-3 mesi prima, lo mettete 30 minuti, un'ora a volta e poi aumentate. E poi, se ancora vedete che non ce la fa, potete andare dal vostro veterinario e richiedere delle pastiglie
che aiutino l'animale a calmarsi. Queste medicine generalmente non sono dannose per la salute del vostro cane, quindi non preoccupatevi. In alternativa ci sono anche dei collari con i feromoni, però dipende molto dal cane. Tanti non reagiscono, tanti invece si calmano molto. Un altro metodo per farli stare tranquilli dentro il trasportino è mettere delle copertine o mettere dentro dei giochi oppure dei vestiti con il vostro odore in modo che si calmino. Tuttavia non sempre funziona, è molto soggettivo. Se viaggiate dall'Italia verso la Corea con il vostro cane, la procedura è piuttosto simile. Il cane deve avere il microchip, deve essere vaccinato contro la rabbia e deve aver fatto il test degli anticorpi. Una volta completati questi step, dovete andare dal vostro veterinario, richiedere il certificato medico e con il certificato medico prendere appuntamento alla ASL veterinaria del vostro comune. La ASL veterinaria vi rilascerà il certificato per l'esporto. Per entrare in Corea potete anche mostrare il passaporto europeo del cane. Tuttavia, se avete il certificato per l'esporto, sarebbe meglio. Se prima di arrivare in Corea non siete riusciti a fare il test per gli anticorpi, potete farlo in Corea. Tuttavia, per fare questo test, la dogana prenderà in custodia il vostro cane e voi dovete pagare sia le spese per il test che le spese per mantenere il vostro cane mentre sarà in custodia. Una volta che saranno usciti i risultati del test, potete ritirare il vostro cane. Se invece state rientrando in Corea dopo una vacanza, potete mostrare alla dogana il certificato che vi ha rilasciato l'ufficio quarantena prima di partire. Questo certificato non ha scadenza e dimostra che voi siete partiti dalla Corea, quindi il cane può rientrare. Per oggi è tutto. Spero che il video sia stato interessante e che io sia stata abbastanza chiara. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.